Buongiorno e benvenuti al terzo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina. Bene, il primo e il secondo episodio hanno trattato del tema dei Romani a Vienna. Ora arriviamo a parlare del Sacro Romano Impero, della sua nascita e della persona più importante in assoluto per la sua nascita, ovvero Carlo Magno. Carlo Magno è stata una persona molto importante per la storia appunto europea e la persona appunto che verrà incoronata a Natale dell'800 come primo imperatore del Sacro Romano Impero. Lui vivrà nel 700, parlo del 700, quindi nell'VIII secolo, morirà nell'814. Dopo la sua morte il suo regno verrà suddiviso in 3 parti. Avremo una parte che corrisponde più o meno all'odierna Francia, una parte che corrisponde più o meno all'odierna Germania ed una terza parte, quella al centro, che va dagli odierni oggi Paesi Bassi fino a passare per il centro Europa, arrivare sino appunto in Italia. Ora sicuramente vi domanderete: ma che cosa c'entra Carlo Magno con Vienna? C'entra e come? Innanzitutto perché abbiamo avuto a Vienna un sacco di imperatori del Sacro Romano Impero, della famiglia chiaramente asburgica. Secondo, perché abbiamo a Vienna un sacco di elementi che ci ricordano proprio lui, fra cui per esempio la corona dell'imperatore del Sacro Romano Impero, non la sua ma quella del X secolo, nella Camera del Tesoro, ed altrettanto l'Evangeliario, quello utilizzato al Natale dell'800 appunto per la sua incoronazione. Perché siamo adesso qui? Siamo qui perché stiamo ora fiancheggiando una chiesa, alla vostra sinistra ne vedete una parte della facciata, che risale come fondamenta al tempo di Carlo Magno e si dice addirittura che avesse lui fondato questa chiesa, e sulla fiancata di questa chiesa abbiamo una rappresentazione proprio di lui come ce lo immaginiamo. Ora ci stiamo avvicinando sempre di più. Iniziamo a vedere pian pianino qui un basso rilievo. Vedete qui in alto, vedete una persona con una corona, la persona più in alto in assoluto, una corona con la croce in alto, che porta una spada. Sotto di lui vedete una cassetta che sarebbe la borsa di Santo Stefano, nella quale ci dovrebbero essere, dicono, polveri e sangue di Santo Stefano, il primo martire della storia. Vedete una croce e tanti elementi appunto collegati a Carlo Magno. Lui è tipicamente rappresentato con una barba molto lunga, simbolo appunto di saggezza. La spada è lì perché lui era, come imperatore del Sacro Romano Impero, altrettanto il difensore della Chiesa, che vediamo rappresentata qui con il Papa, ed altrettanto una croce che ci ricorda appunto questo elemento. Quindi questo è quello che io volevo farvi vedere per quanto riguarda appunto Carlo Magno. Se vi interessate ad avere più informazioni per quanto riguarda la sua persona, è molto interessante leggere libri per quanto riguarda la sua storia, da dove proviene appunto la dinastia carolingia, che cosa ha fatto, anche cose non tanto simpatiche, per quanto riguarda anche la sua, se non erro, la sua seconda moglie, che era la figlia del re longobardo di quel tempo, e così via. Non sappiamo che aspetto abbia avuto Carlo Magno in realtà, ma lo immaginiamo sempre così. Bene, con questo chiudo questo episodio, spero che vi sia piaciuto altrettanto. Se vi è piaciuto chiaramente vi chiedo un bel pollice in alto, abbonate il canale, premete anche la campanella se volete avere aggiornamenti, e aspetto di vedervi la prossima settimana, o meglio che voi vediate me, al quarto episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Grazie mille, mi raccomando, divertitevi e soprattutto rimanete sani. Ciao! Benvenuti al secondo episodio, no, questo è il terzo episodio. In Rome, no. This is not the second episode, this is the third episode. Einem unbekannten Land, gar nicht allzu langer Zeit. Ich bin ausgestiegen, Entschuldigung. 20. Juhu!